La regola d'oro numero 2 per imparare qualsiasi lingua è il feedback. Il feedback è fondamentale, non soltanto per imparare le lingue, e non mi stancherò mai di dirlo, ma per imparare qualunque cosa. Se vogliamo imparare a ballare, è fondamentale che il nostro insegnante di danza ci dia un feedback, ci dica se sto facendo bene i passi o se non sto facendo bene i passi. Se vogliamo imparare a giocare a basket, è fondamentale che il nostro insegnante ci dica se sto facendo bene i movimenti dal punto di vista tecnico, e questo succede. Per qualche motivo però spesso non succede mentre impariamo le lingue che ci venga dato un feedback allo stesso modo e così rapidamente, diciamo, come avviene invece per gli sport o per altre cose. Certo, quando facciamo i compiti, ad esempio, l'insegnante corregge i compiti e questo è una sorta di feedback. Però quando ad esempio parliamo è difficile che qualcuno ci dica se stiamo parlando bene o se stiamo parlando male. Ecco perché, se parliamo ad esempio della pronuncia, un modo per usare il feedback è quello di registrarsi e riascoltarsi, e vi assicuro che nella gran parte dei casi ci accorgiamo da soli se abbiamo pronunciato bene o male una parola. In alcuni casi invece potremmo inviare la registrazione a un insegnante, potremmo inviare la registrazione a un tandem, a un tutor, anche ad un amico e chiedere: ehi, sto pronunciando bene? C'è qualcosa che sto pronunciando male? Attenzione se la mandiamo ad un amico, perché alcune persone non hanno quella che io chiamo consapevolezza linguistica, quindi non sanno dirvi se state intonando o pronunciando bene qualcosa nella loro lingua. Magari si accorgono che c'è qualcosa di strano, ma non sanno dirvi esattamente che cosa è sbagliato. Ecco perché spesso magari con l'insegnante questo può funzionare meglio, però dipende davvero dalle persone. In generale cerchiamo di chiedere feedback su qualunque cosa, ad amici, a insegnanti, a tutor, a chiunque. Io un esercizio che facevo con il francese, ad esempio, era scrivere un testo e un'amica mi dava un feedback, lo correggeva e mi diceva quello che era sbagliato. Questo è stato utilissimo per migliorare il mio francese. Possiamo darci feedback anche, ad esempio, su quella che è la comprensione orale, perché se io guardo un film e cerco di scrivere su un foglio più o meno quello che ho capito di questo film, o un video, mettiamo un video su YouTube che è un po' più breve, se mi guardo un video su YouTube, mi scrivo quello che ho capito, poi lo riguardo con i sottotitoli o magari con i sottotitoli nella mia lingua madre e vado a confrontare quello che ho capito da quello che sta davvero dicendo il video e capisco dove sono le differenze. Mi sono perso qualcosa, perché me lo sono perso, e avanti così con il prossimo video. Questo è utilissimo per darsi un feedback su quella che è tutta la parte di comprensione della lingua orale. Per quanto riguarda la produzione orale, invece, dipende ovviamente un po' dal contesto. Se avete un tutor e lavorate con un tutor, potreste dire al tutor di segnare le frasi che pronunciate male e alla fine della lezione con il tutor vi andate a leggere tutte queste frasi che avete mal pronunciato, e questa è una sorta di feedback. Nel mio caso con il tedesco, ad esempio, per praticamente tutto il primo anno, ma anche parte del secondo, in cui vivevo in Austria, ogni volta, una volta al mese più o meno, avevo una riunione dove dovevo presentare l'andamento del mio progetto davanti a una ventina di persone e dovevo farlo in tedesco. E allora ho chiesto a un collega: ascolta, alla fine della presentazione tu mi puoi dire com'è andata dal punto di vista linguistico? Cioè, ho fatto degli errori di grammatica mentre parlavo? Ho fatto tutto bene? Che cosa ho sbagliato? E lui puntualmente mi dava feedback e in questo modo io potevo migliorare continuamente. Ho di fatto migliorato moltissimo il mio tedesco grazie al feedback. Quindi vedete che questa è una situazione, diciamo, di vita reale dove ho applicato il feedback per continuare a migliorarmi. Un altro modo splendido per applicare il feedback è, ad esempio, riguardarsi. È quello che ho fatto con il portoghese. Nel video in cui imparo il portoghese in un weekend vi ho spiegato come ho fatto. Spesso registravo dei video, continuavo a guardarmi e andavo ad autocorreggere i miei errori
per cercare di migliorarli. Attenzione però, perché è molto importante anche la parte finale di implementazione dei consigli. Cioè, se io faccio qualcosa e mi faccio dare un feedback, sono più o meno a metà dell'opera, perché l'altro 50% è poi applicare i consigli che mi vengono dati per migliorarmi. Se mando a un tutor uno dei miei audio in cui parlo nella lingua che sto studiando e il tutor mi dice guarda che devi pronunciare questo in questo modo, questo in quest'altro modo, questo lo stai sbagliando, allora devo rileggere lo stesso testo, diciamo, che stavo leggendo, o rifare shadowing sullo stesso testo e cercare di applicare quello che mi ha detto il tutor. No, è quello che faccio anch'io quando faccio coaching con le persone a cui faccio coaching, gli dico attento a questa cosa, a questa cosa, a questa cosa, e la volta dopo, quando fanno coaching magari su un nuovo testo, allora staranno più attenti a questa, questa e quest'altra cosa. E lì si vedono davvero i miglioramenti. Vale la stessa cosa per i testi. Se scrivete un testo, l'insegnante vi corregge e vi dice com'è che deve essere scritto il testo corretto, riscrivete il testo corretto una volta in più, perché state implementando, vi rimane nella memoria, è molto più facile poi ricordarsi le cose in questo modo. È fondamentale, ragazzi. Con il feedback da solo però non si va da nessuna parte, ecco perché la regola d'oro numero 3 per imparare qualsiasi lingua è la costanza. Ti rimando al prossimo video.